Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi parliamo di pigmenti in polvere. Allora, spendiamo due parole innanzitutto sul tipo di pigmenti in polvere, perché quelli più utilizzati nel mondo della fluid art, se seguite anche artisti stranieri, avrete sicuramente visto e sarete incappati in questo tipo di pigmento in polvere. I Little Piggy sono famosissimi nel mondo della fluid art e vengono utilizzati tantissimo soprattutto per la tecnica del bloom e forse anche dello swipe. Comunque per il bloom va veramente per la maggiore. Sembrano essere di alta qualità, evidentemente hanno una concentrazione di pigmento maggiore, quindi hanno una resa di brillantezza e luminosità elevata. Io ovviamente li ho voluti provare, devo dire che sì, mi piacciono e sono molto belli, però come ogni cosa che arriva da lontano per noi risulta piuttosto costosa, ok? Inoltre, dietro a queste linee, a questi prodotti, a volte c'è anche un po' un discorso di business. Sicuramente sono prodotti di qualità, non lo metto in discussione, però attirano molto anche per questi nomi accattivanti che hanno, perché questo è Lagoon, cioè è un verde smeraldo, questo è un altro che avevo preso, una sangria, quindi insomma attirano anche proprio per il nome che hanno, però si può vedere anche un po' in controluce. Adesso vediamo, io alcuni li ho provati, sono molto brillanti, cioè il pigmento è veramente luminoso e rimane piuttosto luminoso anche dopo l'asciugatura. Però siccome esistono tanti video sull'utilizzo di questi pigmenti, io ho voluto provare ad acquistare un prodotto decisamente più economico, ed è questo qua. Ho voluto provare ad acquistare questo kit, sono 26 colori diversi. Adesso andiamo ad aprirlo. Eccoli qua, sono bustine con dentro 26 pigmenti colorati, ci sono davvero tanti colori. Adesso magari abbasso lo schermo così potete vederli meglio. Vedete che ci sono veramente tanti colori e hanno un prezzo decisamente più basso di questi, ok? Quindi voglio provarli oggi, però prima di addentrarci in una prova pratica vediamo come vanno preparati appunto i pigmenti in polvere, e andremo a preparare questi. Allora, come vanno preparati? I pigmenti in polvere, prima di prepararli con il nostro pouring medium, solitamente vanno miscelati con alcune gocce di quello che chiamiamo legante acrilico. Perché? Perché altro non è che il risultato, diciamo così, basico dei colori che noi acquistiamo in tubetto. Cioè questi colori qua nascono ovviamente così, vengono miscelati con un legante che ogni marchio sceglierà per sé e che non rivela, per renderlo appunto cremoso. Quindi il nostro obiettivo è rendere questa polvere prima di tutto una crema, quindi un qualcosa di pastoso dove ogni particella possa disciogliersi e miscelarsi bene, per poi in un secondo momento aggiungere il pouring medium prescelto. Si può miscelare la polvere direttamente col pouring medium
La risposta è ni. È possibile miscelare la polvere direttamente con il pouring medium, per esempio mettiamo di utilizzare un fissativo da muro, posso versare poche gocce di questo per renderlo una pasta per poi aggiungere il resto, ma attenzione perché non tutti i pouring medium sono uguali e quello che dobbiamo evitare è che si formino dei piccoli grumi, ok? Quindi io preferisco mettere qualche goccia di un prodotto molto meno viscoso, o comunque nato proprio come elegante, per creare una crema di base. Poi andrò ad aggiungere il mio pouring medium. Quando si parla di questi, voi vedrete che la maggior parte degli artisti li va a miscelare, quindi prima di aggiungere il pouring medium solito, li va a miscelare con questo prodotto qui. Questo Gio Sonia è una vernice, comunque a base d'acqua, poliuretanica, dalla finitura brillante, quindi lucida. Per cui mettono alcune gocce di questo prodotto per creare una cremina e poi aggiungono solitamente il Floetrol. Poi per la tecnica del bloom molti aggiungono il Floetrol australiano, che già è magico di per sé, di suo. Noi oggi non utilizzeremo né questa, perché anche questo è un prodotto che ci arriva da lontano e non è né così facilmente reperibile e nemmeno così a basso costo, quindi io ve lo presento nel senso che molti utilizzano questo, ma oggi lo archivio, non useremo questo. Quello che invece vi propongo per creare una prima miscela del nostro pigmento in polvere sono questi. Allora, si può utilizzare un binder, questo per esempio è uno dei binder più diffusi, è un binder acrilico. Cos'è? È un prodotto che serve proprio per questo, cioè è un legante, quello che si chiama legante acrilico, forse è il più specifico di tutti, ma non è l'unico che si può utilizzare. Io questo ce l'ho perché l'ho utilizzato per altre cose, per altre tecniche a pennello. Con la fluid art non l'ho mai provato, magari potremo farci un video anche su questo. Comunque, per creare una pasta cremosa con i nostri pigmenti in polvere si può utilizzare un pochino, poco prodotto di questo tipo qua, che è appunto un legante acrilico. Diversamente io ho provato a utilizzare anche questi. Allora, queste sono vernici trasparenti lucide per la finitura delle opere. Questo famosissimo, questo un po' meno, l'ho comprato dai cinesi, ma vedete che è molto liquido, per cui mi aspetto che funzioni e darà, spero, ai miei pigmenti anche quel tocco di brillantezza in più. Quindi si può scegliere una vernice finale lucida, sempre in poche gocce, ma poi vedremo come, oppure io voglio provare questo anche. Questo qui è un medium proprio per pouring, c'è scritto della marca Fleur, io l'ho comprato perché l'ho trovato in un negozio fisico vicino a casa mia e era un'offerta, per cui mi sono lasciata attirare dalla cosa, però in realtà non l'ho mai utilizzato come pouring medium perché non so se si vede, è liquidissimo, cioè veramente acqua sporca, non so se, ecco, non so se si vede, ma è veramente liquido, per cui insomma non mi sembra proprio così ideale per essere utilizzato come pouring medium. Non fa tanto da balsamo, ma funge quasi da acqua, per cui ho pensato però che potrebbe essere utile per creare una prima miscela dei pigmenti. Ma questo come
qualsiasi altro prodotto che avete. Se avete un pouring medium diverso piuttosto liquido, si può provare. Potete provare anche con il medium direttamente o con il Floetrol, però io avevo fatto una cosa del genere con questi pigmenti qua e non mi era piaciuto molto come si erano miscelati, cioè le particelle rimanevano come sgranate. Io invece noi abbiamo bisogno che si sciolgano proprio, che si miscelino molto bene, e io credo che con un prodotto di questo tipo qua si possa ottenere un risultato migliore, ecco. Quindi perché lo vedo più simile a questo, ok? Perché anche questo è liquido, è piuttosto liquido. Adesso non so se si può vedere, perché però è abbastanza liquido, non tanto quanto questo, però è circa, assomiglia a questo, ecco, come consistenza assomiglia molto. Poi l'uso è differente, però credo possano funzionare molto bene per creare una prima cremina, per cui io proverei, posso provare anche questo comprato dai cinesi, che magari non l'ho mai usato ancora, e lo usiamo per la realizzazione del nostro colore. Poi io aggiungerò Floetrol perché ce l'ho già filtrato in un barattolo, ok? Partiamo con la preparazione dei nostri pigmenti. Proviamo ad aprirne uno. Ecco, poi li ho pagati poco, ma sembrava pieno, in realtà ce n'è pochissimo dentro, però insomma, vediamo un po'. Ne metto circa un cucchiaino, magari ne prepariamo 2 con questo. È liquidissimo, ragazzi, c'è acqua sporca questo medium qui, quindi insomma adesso non so neanche come andiamo con questo cucchiaino, perché non ne serve tanto, andiamo a miscelarlo. Adesso questi barattolini hanno il fondo leggermente concavo, sono dei barattolini degli omogenizzati. Forse era meglio prepararli in un bicchierino, ecco, non so se lo vedete, cioè mi basta, una volta che l'avete sciolto e mischiato bene, possiamo aggiungere il nostro pouring medium. Lo filtro sempre perché non è un prodotto puro, non è nato per le belle arti il Floetrol, quindi a volte agrumi. Consiglio sempre di mischiarlo. Vado a occhio, ragazzi, vado a occhio. Le proporzioni però rimangono circa le stesse, una parte di colore e 2 di pouring medium, ok? Vedete che se lo vorrò più liquido aggiungerò acqua, però io al momento li preparo così, non aggiungo altra acqua, lo chiudo. Allora, quando poi li andate ad aprire, se magari li tenete lì tipo qualche giorno o anche una settimana, li andate ad aprire, può essere che a seconda di quello che utilizzate, per esempio se utilizzate un prodotto simile a questo, vedrete che si separano, cioè le polveri si depositano sul basso e la parte liquida rimane in alto. Ecco, è sufficiente mescolarli bene, ok?
questo insomma lo dico, però è abbastanza intuitivo. Quindi metto via l'azzurro e ci sono un sacco di colori, anche questo blu è bellissimo. Io ovviamente vedete che sono attratta dai colori freddi, però metteremo sicuramente anche qualcosa di, anche un viola potremmo fare oggi. Questo è un po' più rosa, questo viola qui, potremmo usare questo o questo. Andiamo a preparare questo. Tra l'altro guardate, ne prepariamo, andiamo a preparare questo e l'unica cosa è che devo pulire il cucchiaino, non voglio contaminare. Andiamo a fare questo red purple, oddio non ci vedo più, red, sì comunque è un corallo, cucchiaino, richiudiamo e magari usiamo come legante stavolta la vernicina, questa vernice qua, così proviamo. Anche qui poco, poco, ho un bastoncino con i riciclati, beh qui forse ne ho messo troppo poco, andate poco per volta, mescolate e qualche goccia, perché abbiamo detto che è solo, fa solo da legante, quindi sciogliamo bene la nostra polverina fino a renderla amalgamata. Adesso si vede anche meglio il colore, sta prendendo è un magenta molto brillante, non è proprio un rosso. Ne metto qualche altra goccia, sarebbe sufficiente, però ho sbagliato a miscelarli direttamente dentro al barattolo di vetro, perché questo fondo un po' curvo, un po' concavo è scomodo, si fa più fatica, ecco, devo andare a raccoglierla bene negli angoli. Era meglio farlo in un bicchierino piccolino, magari di plastica, e poi rimetterlo, travasarlo qui. Ok, metto il mio Purin Medium, il mio Floetrol in questo caso, vado a occhio, ragazzi io vado a occhio, ma potete usare la bilancia tranquillamente se volete essere più precisi. Solitamente l'indicazione è sempre una parte di colore e 2 parti di Purin Medium, perché è un'indicazione diciamo così standard, ma c'è anche chi utilizza 3 parti, non è proprio così incisivo per il risultato, è più per orientamento, per didattica, insomma. Eccolo, vedete che è un rosso, ma diciamo che risulta un fucsia rosa Barbie, boh. È bello acceso, comunque il colore è bello brillante, adesso lo vedremo. Allora, e la differenza, questo ho usato come legante, questo Purin Medium qui che è liquidissimo, e infatti anche il risultato, una volta messo il Floetrol, è decisamente un po' più liquido. Questo che ho usato, questa vernice, che è piuttosto liquida, ma evidentemente meno liquida di questo, è risultato un po' più cremoso, o forse ho anche messo, andando a occhio, può essere anche che abbia messo un po' più di Floetrol, questo può anche essere. Quindi questo dovrò aggiungere, in questo dovrò aggiungere anche un pochino d'acqua. Però non lo faccio ora, lo farò quando sarò pronta
per utilizzarli. Insomma, adesso li abbiamo miscelati, era giusto per capire come fare. No, questo è il... oddio, ecco, ho messo il barattolo il coperchio del barattolino nel pouring medium, c'è già del casino, ecco. Ok, e abbiamo usato il legante, uno questo e uno questo. Questo è il risultato, poi abbiamo aggiunto il nostro pouring medium e nient'altro. Questo è già un po' più liquido, questo è un po' più viscoso, quindi per renderli uguali o aggiungo un po' di Floetrol qui o aggiungo un po' di acqua qui. Adesso, quando saremo pronti per fare il nostro versamento, capiamo, insomma. Intanto li conservo così, ok? Ho i miei colori pronti e così andiamo a preparare anche gli altri. Questo è un oro, red gold, è un oro rossastro. Allora, i nostri colori sono pronti, quindi rimanete insieme a me perché nel prossimo video li metteremo all'opera. Se questo video vi è stato utile, vi chiedo di mettere un pollice in su, quindi di lasciare un like, non costa nulla, fatelo subito, e io vi do appuntamento al prossimo video dove metteremo all'opera questi colori. Ciao a tutti!